Solid Steel. Grazie. Ringraziamo Gaetano Conti. Gaetano Conti, titolare di Solid Steel, che ci ha concesso in uso questo meraviglioso mobile che si chiama Hyperspike HS4, dove 4 sono i ripiani. Tra l'altro per me è molto importante perché con il papà, che adesso non c'è più, collaborai per la progettazione della prima versione degli Hyperspike e quindi un pochino mi appartengono, sì, quindi per me è ancora più emozionante averlo qui nel Io devo nostro dire canale. che per la prima volta in tanti anni ho il piacere di avere il mobile nero e le elettroniche tutte grigie, che è una cosa che, come dire, una cura estetica che tra cambi vari non mi era mai capitato di potermi permettere, quindi mi sembra un risultato eccellente. Ancora grazie. Benissimo, allora di cosa parliamo oggi? Di due prodotti made in China, sì, che si chiamano WIM. Costosissimi. Inarrivabili. Inarrivabili. 100 euro e 150 euro. Roba che non ci possiamo permettere. Assolutamente. Dunque, di che si tratta? Si tratta di due streamer di rete, uno che si chiama Mini, che è destinato, diciamo, ad un uso un po' più basico, e uno più lussuoso che si chiama Professional. Come potete vedere, la differenza che balza all'occhio è che questo è munito di presa per la rete cablata, laddove questo non ce l'ha, è solo wifi. Ora voi direte, noi siamo dei due, chi se ne frega, no, noi siamo molto affezionati alla rete cablata, per cui ci piace, però anche il piccolino, insomma, ha diverse frecce al suo arco. Va bene, allora ne parliamo tra poco. Intanto www.audio-2g.com.it, subscribe e campanella, e passiamo alla descrizione. Qualcosa l'abbiamo già detto. Volevo cantare. Sei diventato nero. Sì. Molto ton sur ton, e quindi non si vede niente nel video probabilmente, ma noi li mostreremo. Allora facciamo vedere i posteriori, così facciamo rendere conto subito delle differenze. Sì, e magari questo lo mostriamo anche in un dettaglio. Allora, il Pro dispone di parecchie cosette aggiuntive rispetto al Mini. Abbiamo già detto della porta Ethernet per il collegamento cablato. Dispone anche di uscite RCA e di ingressi RCA, il che significa che se voi avete un flusso dati, ad esempio proveniente da un giradischi, un lettore di compact disc, un giradischi, ci vuole il prefono. Ci vuole il prefono che esce linea. E lo potete infilare qua dentro e avere la digitalizzazione. Stessa cosa, c'è questo, ma ce l'ha su mini jack. Su mini jack, perché ovviamente lo spazio non ci sarebbe quello stato. Che è, esatto. Una cosa va detta subito, in modo tale che così la chiariamo immediatamente. Dal punto di vista della conversione, avendo un'uscita analogica entrambi, è evidente che a bordo c'è un DAC, c'è un chip che fa la conversione da digitale ad analogico. Esatto. Ora, io con questo oggetto, con il più grande, ci ho convissuto più di un mese, e dal punto di vista della qualità sonora posso dire che funziona, ma certamente non è un eccellente DAC, è un prodotto che costa... È un gentile omaggio della WIM. Ecco, se lo consideriamo un gentile omaggio della WIM, è un qualcosa in più. Tra l'altro può essere collegato a uno speaker che ha un ingresso audio linea qualsiasi, e quindi ce lo colleghi, se lo speaker non ha il DAC lo colleghi, insomma va benissimo. Quindi ecco, non immaginatelo, non pensatelo come un DAC standalone con caratteristiche audiofile. È un prodotto che fa il suo. Se volete caratteristiche audiofile, vi collegate via ottico con questo, via ottico o coassiale con questo, e poi facciamo vedere la schermata che si può cambiare la risoluzione in uscita da minimo 44-116 fino a 24-192, e ci mettete un bel DAC esterno e fate quello che
fate la conversione molto meglio di come non la fa lui internamente. Detto questo, quindi abbiamo chiarito che sono due prodotti che fondamentalmente fanno lo stesso mestiere. Esattamente. Ma lo fanno, diciamo, in una maniera leggermente differente. Ora mi veniva da fare questa considerazione. Qual è l'alternativa che a noi un po' smanettoni audiofili ci viene immediatamente in mente? In mente? Qual è? Raspberry. Un Raspberry. Un Raspberry, solo che questa cosa del Raspberry andava bene fino a pre-pandemia. Cioè oggi un Raspberry, la schedina nuda e cruda, senza cabinet, senza la memoria, senza niente di niente, costa già più di questo. Costa già più di questo. Quindi, costa molto di più di questo. Quindi, per non parlare del fatto che poi su quel Raspberry ci dovete installare, se lo sapete fare, un sistema operativo che può essere o free oppure, facciamo ad esempio il caso di Volumio, magari scegliete un profilo di abbonamento. E posso dire una cosa? Il software che gira qua sopra è stellare. Difficilmente è capitato di vedere un software così fluido e così stabile. Ma così pieno di funzionalità, così anche perché, Dear Giulio, eccoli qua. Allora, Spotify Connect, Deezer, Tidal, Qobuz o Tidal, Amazon Music, TuneIn, Napster. Questo non lo riesco a leggere, tu sì, perché non mi fa mettere Heart Radio, BTuner, Pandora, SoundCloud, guardate, ce n'è un'infinità, non li abbiamo detti neanche tutti. E stiamo aspettando la compatibilità RUN che è nella roadmap. Quindi, ovviamente, scusami, il piccolo è esattamente identico al grande dal punto di vista. Da questo punto di vista non cambia assolutamente nulla. Quindi, insomma, il prodotto va un po' inquadrato. Tenete conto che il piccolino è oramai in giro da un paio d'anni, il grande invece è stato immesso sul mercato a fine 2022, ma la cosa che io ho trovato molto interessante del grande, che è quello che ho utilizzato di più, è che nel mesetto e mezzo che ce l'ho avuto in funzione, gli aggiornamenti della app sono stati costanti, ma ci sono stati anche un paio di aggiornamenti firmware, quindi dal punto di vista di come vengono supportati, dell'attività, fanno un gran bel lavoro questi signori di WiM. Per cui secondo me stiamo parlando di prodotti particolarmente intelligenti, ma ad esempio mi veniva in mente, immaginiamo un utente che ha un televisore magari non di ultimissima generazione con una soundbar. Allora, oggi molti televisori hanno integrate alcune app, però alcune. Le soundbar, ma anche i televisori, hanno tutti l'ingresso ottico. Quindi se uno dentro casa volesse ascoltare la musica, magari come impianto secondario, no? Dalla soundbar ci collega questo qua, lo mette dietro, neanche lo vedi. Sì, è vero che questo c'ha un più o meno play, ma non serve a niente, con l'app fai tutto e hai dotato la tua soundbar, che magari è buona, ce l'hai a casa da tanto tempo, ti piace, sei affezionato, o magari hai la soundbar con un paio di subwoofer, gli hai aggiunto la possibilità di sentirti una delle tante infinite piattaforme che ci sono in giro. Tra l'altro, volendo, si può abbinare un telecomando Bluetooth che si compra a parte, costa molto poco, e si abbina, e quindi essendo Bluetooth non ha neanche bisogno di stare davanti, perché solo se IR ne ha bisogno. Supportano completamente il protocollo AirPlay, tant'è che io, che sono un utente dell'ecosistema domotico di Apple che si chiama HomeKit, questo qui me lo sono ritrovato dentro i device che stanno dentro casa, quindi lo puoi gestire anche da dentro HomeKit. Ed è anche Amazon Alexa e Google Chromecast. Quindi lo puoi microfoni, eccolo qua. Esatto. Microfono sta qua. A proposito quindi puoi dire ehi Alexa, fammi sentire le canzoni di A proposito di microfono, perché alcune volte mi capita, ma non funziona, il microfono va messo relativamente vicino a dove si parla, quindi magari questo se lo infrattate troppo, poverino, insomma, non potrà ascoltare. Un'altra cosa che ho trovato carina, cioè una piccola attenzione, mi è sembrata una chicchetta, diciamo,
E immaginate che di questi dispositivi ne avete dentro casa un paio, 2, 3. Insomma, bellissima questa funzione, sì. E ovviamente potete gestire in questa modalità un sistema multi-room. Addirittura c'è sull'app una funzionalità che permette di fare il sync tra i vari WIM che avete dentro casa, in modo tale che se c'è un ritardo di uno rispetto all'altro, il software lo compensa. Quindi se voi state camminando da una stanza all'altra, sentite la musica esattamente nello stesso tempo da una parte e dall'altra. Anche perché questi sono anche multiroom, chiaramente, può suonare una cosa, esatto. Allora, volevo però dire una cosa, questo o questo qui, collegati con un DAC esterno, sono una sorgente che si può ritenere hi-fi di alto livello, non sono ammazzagiganti, perché questo lo diciamo sempre, ma sono comunque delle sorgenti. Allora, io ho avuto la sensazione che da questo punto di vista il grande abbia qualcosina in più da dire. Faccio un'ipotesi: il fatto che sia così miniaturizzato e il fatto che sia soltanto appoggiata alla rete wifi magari ha consentito, per carenza di spazio, un minor e meno sofisticato sistema di schermatura. Fatto sta che alla fine nel collegamento con un DAC, in questo caso con la Scala, quello grande si è comportato un filino meglio rispetto a quello piccolo. Però io ripeto, mentre il grande ce lo vedo come streamer di un impianto audio, quello piccolo io ce lo vedo come un oggetto da casa, da televisione. A me mi viene in mente subito la soundbar o quei sistemi 5 più 1 che magari uno ha dentro casa. Insomma, me lo immagino un po' più un oggetto di quel genere, o piuttosto te lo metti in tasca e te lo porti in casa al mare, o stai in viaggio, non pesa, non occupa spazio, si collega a una rete wifi e pure in una camera d'albergo. Di sentire la musica e di portarti tra l'altro le tue playlist, perché esatto. Quindi non male, no? No, non male. Allora devo dire, quando questi micro oggettini arrivano a essere così ben fatti, così ben congegnati, intelligenti, devo dire, mi affascinano. Questo si può sventrare, quindi dai, questo no, ma questo sì. Questo io non saprei neanche, penso che sia un'operazione senza ritorno. Si può staccare qui la ma non lo facciamo, però. Ma questo sono già pronto. Andiamo a vedere che cosa c'è. Avesse tanta paura ad aprire anche quello piccolo. Mi avvicino, perché in questo caso lo sventratore pazzo ha veramente sventrato malamente. No, sono stato bravo, guarda, l'unica cosa, ho dovuto sollevare questo, ma poi lo metterò a posto, non se ne accorgerà nessuno. Va bene, allora c'è una scocca di plastica superiore, esatto, e queste 3 mollette, facciamole vedere, 1, 2, 3, boing boing, che corrispondono ad altrettanti tasti superiori, che sono a induzione, perché questo conduce l'induzione del dito. Qui sotto, questa è la parte della CPU, ok, ricezione anche del wifi e del bluetooth, perché abbiamo scoperto essere anche bluetooth e wifi. Il DAC sta qui, eccolo qua, il DAC sta qui, ingressi uscite, eccolo qua. No, mi sono sbagliato, perché il DAC è qui. Eccolo qua, il DAC sta qua, è un bull brown, mi sono sbagliato, scusate. La forma è quella, ma gli occhiali sono purtroppo traditori. Ok, eccellente ingegnerizzazione, circuito stampato forse addirittura a 6 strati, fatto benissimo, soprattutto per essere un attrezzo che costa 100 euro. Comunque questa è potenza della, come dire, manifattura seriale cinese. Sì. Questa è una cosa che riesce a farla se ne stampi 1 miliardo di esemplari. Esattamente, esatto. Perché poi se lo devi vendere a 100 euro deve costare 15 euro. È una follia completa. Va bene,
Abbandoniamo il piccoletto per lo passare mettiamo qua. al grande. Allora, il grande io qui ho questa... Sì, dimmi Giulio, scusa, non interrompimi. No, ti interrompo semplicemente per dire che il grande ho trovato molto divertente che avendo un cabinet abbastanza grandicello e come paragone potrebbe essere un po' più grande di una Apple TV, Sì, un po' più grande del decoder di 15... Sky, quello Sì, ultimo senza il disco rigido, e è completamente vuoto. Cioè, dentro praticamente c'è queste due schede e per risolvere il problema di non farla andare in giro sul tavolo, sul fondello, eccolo qua, ve lo facciamo vedere, ci hanno messo questo panetto di metallo in modo tale da dargli un po' di massa, perché se no era una scatolina talmente tanto leggera che i cavi se lo sarebbero trascinato. perfetto. Due PCB. Allora, questa è la scheda di elaborazione che è messa sul slot di un hard disk SSD. Come si chiamano gli hard disk? Slot M2. M2. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa poi è proprio costruita da loro, Link Play, quindi è proprio fatta da loro questa CPU. Non come dicono tanti, fatta da noi. E poi dopo apri e ci trovi il Raspberry dentro, Esatto. va bene. E quindi questa è la scheda, questi sono gli ingressi digitali. Quindi l'unità di elaborazione è su connettore M2, Esatto. poi la scheda che sta sotto è la scheda di I/O, cioè ingressi e I/O uscite digitali. E questa esattamente. invece è la scheda di I/O analogici che comprende anche il DAC, che confermo essere lo stesso, identico di quello piccolo. Eccoci qua, quello piccolo e quello grande. Piccolo e quello grande. Quindi Quello confermiamo grande di e avere quello esattamente piccolo. lo stesso DAC, Esattamente. che è un Burr Brown. Adesso prendiamo la lente, anzi guarda, vediamo se riesco, non lo so se ci riesco. Ecco, no, per farvi vedere cosa sta facendo con la Burr nostra... Brown PCM 5121. Ok, Con la udite super 51-21. Perfetto. Ok, e quindi costruzione molto molto buona, soprattutto rispetto al prezzo. Qui possiamo vedere il microfono, eccolo qua. Ah, ecco cos'era quell'affarino Sì, dentro microfono. al cabinet. Ingressi e uscite ottico. Che è caduto? Ci siamo persi il microfono. Siamo persi il microfono, vabbè, ma lo Vabbè. saprò rimontare, non c'è problema, Non lo c'è state problema, calmi, che vabbè. questo è il connettore, state calmi e tranquilli che ci riesco. Anzi, guarda che figo, Giulio. Allora, il microfono in realtà è questo, e questa è una sorta di guidarella d'onda, lo vedi? Questa è una guida d'onda che prende il segnale da qui e lo spara qua dentro, mettendolo, vedi? Lo metti così. Comunque, io quello che trovo Molto affascinante di un oggetto di questo genere, con un livello di ingegnerizzazione e manifattura Sì. tale, che finisce poi per essere commercializzato a 150 euro. Sì. Cioè, questa cosa del microfono è bellissima. Qui c'è stato un signore che si è messo lì, ha pensato come faccio la guida d'onda, quanto grande, Sì, quanto esatto, profonda, cioè non è esatto. che la metti a casaccio. No, e l'ha provata pure. L'hanno sicuro. provata, l'hanno Sì. cosata, tutto finalizzato a un prodotto che deve stare sul mercato a 150 euro. Vabbè, Complimenti. complimenti, rimontati il microfono e ci riandiamo a sentire. Io il parte che già l'ho Va sentito bene. questo qua per un mese e mezzo, quindi... Va bene. A tra dopo. poco. Ciao ciao. Io direi che sono stati assolutamente all'altezza delle aspettative. Sì. In realtà io sto facendo un resoconto che riguarda un periodo di utilizzazione abbastanza lungo, perché non in questo impianto, non in questa sala, ma nel piccolo impianto che ho su in studio, quello da scrivania, ho utilizzato il WinPro per circa un mese e mezzo. E devo dire nulla, nel senso nulla da segnalare. Tutto ciò che mi poteva venire in mente di chiedergli lo aveva e lo ha fatto funzionare in una maniera pressoché perfetta. Poi certo, io sono un ascoltatore particolare, nel senso che magari non ho utilizzato le funzioni di equalizzatore, non ho utilizzato tante cose e
Ho molto apprezzato lato software la possibilità che ti dà di disabilitare le sorgenti che non utilizzi, per cui rispetto a quel pannello che abbiamo visto dove c'è tutto, se tu non sei un ascoltatore di Pandora, di Tidal o di quello che lei è, tac 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 disability, e ti ritrovi magari solamente la lista di quello che quelle c'è. 2, 3, 4 opzioni. Dal punto di vista del software, sì, è un prodotto al quale non gli si può dire assolutamente nulla. E devo dire è talmente potente e ben fatto quel software che lo potresti ritrovare anche in un prodotto che costa 100 volte di più e ne rimarresti comunque soddisfatto. Sembra quasi fin troppo rispetto poi al prezzo di acquisto delle due scatolette. Io devo dire, la cosa che mi colpisce, torno a dirlo, di queste due scatolette è proprio questo, cioè che sia a livello costruttivo sia a livello software non c'è minimamente una relazione fra il prodotto e il costo. E il costo. Anche come linea logica di scelta hardware e software. L'hardware è giusto, è esattamente quello che ci vuole, né più né meno, il grande c'ha certe cose, il piccolo è fatto veramente, veramente bene. Non gli si può dire nulla. Poi venitemi a dire che il DAC interno non è proprio esattamente, mi dispiace, ma allora a questo punto non è che si può pretendere che anche il DAC interno sia un DAC estremamente performante, anche perché, scusami, finisco, non so quanti audiofili veri utilizzerebbero il DAC interno. Ma ecco, non scherziamo. Ecco. Non scherziamo. Una cosa che io vorrei segnalare, sempre lato software, perché ricordo il principio di base, con questi oggetti fortemente informatici, la partita si gioca moltissimo dal lato dell'app, dal lato dell'applicazione. Certo. Perché lo abbiamo detto 100 volte, anche il miglior hardware, se il software lascia a desiderare, poi diventa inutilizzabile. A me quello che ha affascinato di questi WIM è che a fronte di un manuale di istruzioni inesistente sostanzialmente, veramente il minimo indispensabile per spiegarti le connessioni, poi ti dice questo è il QR code, vai sull'App Store di Apple o sul Google Play di Android e a quel punto tu vieni portato man mano, per mano, nella configurazione da un wizard che fa tutto, ma ragioniamo di veramente qualche secondo. Cosa che non era assolutamente fatta con un altro prodotto che recentemente è abbiamo provato. Quindi, ripeto, secondo me veramente al prezzo a cui vengono venduti questi due oggetti, l'un per l'altro, se non avete mai fatto un giro come si deve sulle piattaforme di streaming, sulle internet radio, questa è la porta di accesso per quel mondo lì. E attenzione, perché normalmente l'audiofilo è portato a dare un valore alle cose secondo il prezzo di listino, quindi a questo viene dato poco valore. Io non sono assolutamente d'accordo. Può tranquillamente sedere il prodotto all'interno di un eccellente sistema audio con un DAC suo e non sfigurare assolutamente. Non sfigurare, ma anche perché adesso diciamocelo tutta, se molte volte vediamo in impianti importanti il Raspberry, questo francamente non è che c'ha granché da invidiare al Raspberry, io direi nulla. Esatto, tra l'altro mi è capitato, non voglio fare nomi, ma sono tanti costruttori che mettono dentro il Raspberry con Rupie, che è un rilascio che serve per rendere fondamentalmente il Raspberry un room bridge. Bravo, un room bridge, anche in prodotti che costano decine di migliaia di euro, quindi non storcete il naso se costano solo 100 euro. Promosso a pieni voti, e se avete occasione veramente fatecelo un giro perché è un prodotto interessante. Guarda, vorrei dire, è una delle poche volte che veramente mi viene da dare il 10. Non diamo voti, ma questa volta veramente non c'è niente che non va. No, assolutamente. Bene, se avete trovato il video interessante, fate subscribe sul canale, campanella per essere informati e seguiteci sul nostro sito www.audio-2g.com.it.
Alle prossime. Ciao.